Avete presente la scena Lukaku-Ibrahimovic? Io so quello che si sono detti. Il nuovo Chronomaster di Zenith è un omaggio, una copia insomma del Daytona. Non capisci niente di orologi, Lukaku? Non vedi che ha la ghiera nera in ceramica e il quadrante bianco è uguale, dai? No, stai zitto tu, Ibra. Zenith ha solo pescato a piene mani tra i design del proprio passato. Come ti permetti a insinuare una cosa del genere? E poi vai a comprare un Daytona se riesci. A me hanno detto che c'è da aspettare 10 anni e io non ho tempo di aspettare 10 anni, allora mi compro questo che è uguale anche se è diverso. Ecco, hai visto che avevo ragione io allora. Ciao, sono Jack e benvenuti a una nuova puntata di Into the Limelight. Mettete un like per favore a questo video solo per l'intro, che ci ho messo almeno 3 giorni per farlo perché ho telefonato i due e non sono proprio tra i più disponibili in questo momento. Grazie. E di iscrivervi anche al canale, più siamo meglio è. Zenith Daytona. Zenith è il primo Chronomaster e Rolex Daytona. Ho preso ad esempio, per spiegarvi la cosa, 4 youtuber stranieri, 2 pro e 2 contro, e vediamo un po' se riusciamo a mettere ordine nelle cose che si sono dette in queste ultime 2-3 settimane. Partiamo da Vark and Jack, che io ritengo il migliore di tutti probabilmente su YouTube per quanto riguarda la comunicazione pura. Per esempio prendete la sua intro. Zenith have launched a new watch, a new chronograph. No, sorry, that's the wrong image. This is it. Facendo vedere velocemente il Daytona, facendo finta di sbagliare immagine, il Daytona al posto dello Zenith nuovo, raggiunge subito il nocciolo della questione. Per un attimo è sembrato di vedere il nuovo Zenith, invece era il vecchio, fra virgolette, Daytona, col quadrante bianco e la ghiera in ceramica nera, perché fondamentalmente qua stiamo parlando di due oggetti che hanno in comune il colore del quadrante bianco e il colore della ghiera nera, e anche in comune il materiale, in ceramica. Può il bianco e il nero in questi due particolari elementi di un design accomunare i due oggetti di design? Punto di domanda. Vediamo un po' con loro. This is an £8,000, $10,000 Rolex Daytona homage. Lo Zenith Chronomaster nuovo è praticamente un homage del Daytona. Se ci si mettono £2.000 in più, si può comprare il Daytona. Sempre se lo trovate in negozio il Daytona, se no costa esattamente il doppio. If someone makes a homage watch but makes it to a better standard than the original, questo nuovo Zenith è migliore del Daytona, quindi lui non ha niente in contrario a fare un homage migliore dell'originale. then we have the subdials that are unconservative, quite rebellious. They're colourful on a black and white watch. Ovviamente i tre contatori sono colorati, sono molto diversi da quelli molto più tradizionali del Daytona classico. Let's have a look at the movement. And let's actually just take a moment, because this thing is gorgeous. Ha il fondello trasparente e possiamo dare un'occhiata al movimento bellissimo di Zenith. This beats at 36,000 vibrations per hour. There are a few benefits to a faster moving movement. Il movimento batte a 36.000 contro il 28.800 del Daytona, però ci sono anche degli aspetti negativi. La differenza è che battendo più velocemente la riserva di carica è minore, 60 ore, rispetto alle 72 ore del Rolex Daytona. La revisione è di 5 anni per lo Zenith e di 10 anni per il Rolex, mentre la garanzia di Zenith dura 2 anni, mentre quella del Rolex dura 5 anni. Chronograph guys might really like the fact that this watch can record down to 1/10 of a second, but frankly, this doesn't excuse the whole lazy watch design side of things. A tutti i nerd dei cronografi molto probabilmente piace il fatto che possa misurare a 1/10 di secondo, e infatti la ghiera sì è in ceramica nera, ma è molto diversa dalla ghiera del Daytona, che è una ghiera tachimetrica come quella del mio Speedmaster. Non deve farci allontanare dal fatto che sia un homage stesso, anche se l'utilizzo è comunque, la scala diciamo è diversa assolutamente da quella tachimetrica del Rolex Daytona, e il design lo chiama lazy. Lazy è un termine inglese per dire
spudoratamente copiato. This watch is technically good, and it certainly looks good. They can't take credit for it, but it is a good looking watch. The wrist shots. Non riesce a non pensare quanto sia figo questo orologio, sia veramente venuto bene e sia molto molto bello. Is it okay that a watch brand of this caliber, with this heritage, is making a homage watch quite blatantly? Però il punto della questione è un altro. Va bene che una casa come Zenith, con così tanta storia, con così tanto lignaggio, possa mettere in produzione una copia spudorata di un altro super famoso orologio, il Rolex Daytona. Passiamo a The Time Teller, che è uno youtuber americano molto ironico e divertente, e in questo caso lui sposa completamente la tesi di Bark and Jack. The Zenith Chronomaster Sport is just a knockoff Rolex Daytona. I don't know how you can look at these two watches and feel otherwise. Non so come potete guardare a questi due orologi e pensare che siano diversi. It looks beautiful. It's a very sporty chronograph. È fantastico, è fighissimo e assomiglia assolutamente al The Rolex Daytona, again, unless we're talking about these really subtle differences like... Ok, potete anche dire che ci sono dei colori diversi dei contatori, che i pushers sono molto diversi, sono a pompa quelli dello Zenith e Daytona, invece no, sono diversi. No. Unless you're incredibly sight impaired. Se non siete ciechi, fondamentalmente vi accorgerete che i due orologi sono uguali. I actually think this Zenith Chronomaster Sport looks a bit more sharp. Non posso non rivelarvi che lo Zenith Chronomaster sia addirittura migliore come design rispetto al Rolex Daytona. Però i due orologi sono assolutamente identici. That this watch and this watch look incredibly similar. Dopo aver ascoltato due pareri dei due più contro, diciamo, sentiamo che dicono altri due famosi youtuber in merito alla questione. Cui non solo il nuovo Chronomaster piace, ma non è così una copia spudorata del Daytona. Prendiamo ad esempio Teddy Baldassar, che è esattamente la via di mezzo tra i primi che abbiamo ascoltato e l'ultimo che ascolteremo. So this new addition to the El Primero family of watches. Ma il nuovo Zenith Chronomaster è un mix preso dall'heritage di Zenith, dal De Luca dell'88 e dalla A386. This thing certainly takes a lot from the Rolex Daytona, or looks a lot like the Daytona. Ma dato che Teddy non è stupido, vede subito e affronta subito la questione di petto, vedendo subito l'elefante nella stanza, come dicono in inglese, the elephant in the room, cioè Zenith nuovo, benché prenda spunto da delle forme e da design del passato di Zenith, da altri cronografi famosi di Zenith, comunque assomiglia fondamentalmente al Rolex Daytona. But I do think there is a lot of upside with this, looking at the price being lower substantially than an MSRP of a Daytona. Il nuovo Zenith costa sui 2000-2005 meno del Daytona, in realtà costa la metà del Daytona, dato che il Daytona a quel prezzo lì MSRP non lo troverete mai in negozio. In più il movimento che si vede attraverso il fondello trasparente è bellissimo e migliore di quello del Daytona. Onto the excellent 3-link style bracelet. Il braccialetto sì, è simile all'Oyster, soprattutto la clasp, i links centrali del braccialetto lucidi e quelli laterali spazzolati ricordano anche quelli il Daytona, ovviamente. As previously mentioned, there's certainly going to be some inspiration. This piece is drawing from some other places. La ghiera nera in ceramica all'esterno del quadrante, oltre al fatto delle lancette e del braccialetto della clasp. But the difference here is really how the movement is working with that bezel to definitely show that El Primero flair. L'utilizzo di quella ghiera che si può fare, tracciare il decimo di secondo. If I had to sum this up simply, certainly a lot of inspiration from the Daytona, but sicuramente certi elementi del design ricordano il Daytona, ma se c'è un brand al mondo che può permettersi di fare una cosa del genere è assolutamente Zenith. Per ultimo c'è l'opinione di un designer di professione, di ID Guy. This watch is by no means a departure from Zenith's design identity. Lui di nuovo va a prendere la ghiera in ceramica nera e dice: solo questo elemento di design che ricorda il Rolex Daytona sta facendo andare ai matti tutti. Solo questa cosa qua non può distruggere tutto il resto che Zenith di buono ha fatto con questo orologio. With this you have a chronograph that uses pump pushes. Non vede assolutamente nessuna rivalità con Rolex Daytona, i tre contatori colorati,
i pulsanti a pompa, il Rolex Daytona ha le protezioni della corona che Zenith non ha, la ghiera di nuovo misura 1/10 di secondo, dietro c'è il fondello in trasparenza, tutte cose che abbiamo già sentito prima, ma ID Guy vuole mettere in chiaro questa cosa, cioè voi spendete addirittura meno che il Rolex Daytona e avete anche molto di più. We can see that the Chronomaster features a much more traditional aesthetic. Dice che il Chronomaster rispetto al Daytona è molto più tradizionale nei suoi elementi di design, una corona più larga, come ho detto prima non c'è nessuna protezione alla corona, i pulsanti a pompa, la cassa è una cassa più tradizionale rispetto a quella del Daytona e in complesso è un orologio più classico e lui no, non ci vede altre somiglianze col Daytona, ovvio che ha una prima vista e 2 somiglia. Ora che vi ho illustrato il pensiero critico di 4 youtuber stranieri, vi posso anche dire il mio. Per quanto mi riguarda posso sicuramente dire che Rolex ha preso l'idea della ghiera tachimetrica dallo Speedmaster di Omega a suo tempo e la ghiera da diver del suo Submariner l'ha presa ispirazione dal Blancpain 50 Fathoms, sempre a suo tempo. E fondamentalmente qui si sta dicendo che un orologio è uguale all'altro perché ha il quadrante bianco e perché ha la ghiera in ceramica nera. Ma per me hanno un po' ragione tutti. La verità, come al solito, sta sempre nel mezzo. Io non mi vorrei schierare né da una parte né dall'altra, perché ambedue le fazioni, chiamiamole così, hanno ragione per quanto mi riguarda. Il riassunto è che per anni Zenith ha fatto dei cronografi anche senza ghiera nera, ma anche con la ghiera nera, ma nessuno ha mai detto che fosse uguale al Daytona. Guardate questi esempi del passato, specialmente il De Luca del 1988. Cioè io me li vedo questi qua di Zenith chiusi in una stanza e dicono perché non andiamo a recuperare elementi del passato? Però dato che il nostro concorrente principale è Rolex Daytona e non si trova in negozio e vende tantissimo e la gente deve aspettare 10 anni, perché non gli diamo un orologio che costa meno? Lo possono trovare anche in negozio, con delle caratteristiche del nostro heritage, della nostra storia, ma anche con delle caratteristiche che sono molto più moderne, come la ghiera in ceramica nera. Non è un homage, secondo me, ma non credo che non sia stato completamente preso in considerazione la cosa. Hanno ragione un po' tutti, secondo me. Come ho detto prima, la verità sta sempre in mezzo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti da che parte state. E cosa ne pensate anche di questo Zenith Chronomaster nuovo? Lo prendereste? Aspettereste comunque il Daytona? Se il Daytona ci fosse in negozio e costasse magari anche uguale allo Zenith nuovo, cosa prendereste tra i due? Insomma, iscrivetevi al canale, lasciate un like e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!